Immigrazione in Italia. È una risorsa o una minaccia? Iniziamo con una breve fotografia del fenomeno. Ma sono tanti o sono pochi? Il 7% della popolazione è composto da immigrati regolari, mentre quelli irregolari sono circa l'1%. Gli immigrati sono passati da circa l'1% nel 96 al 4,5% nel 2007, fino ad arrivare al 7% nel 2010, anche in seguito all'allargamento dell'Unione Europea. Sono molte rispetto al passato, ma comunque meno rispetto ad altri paesi europei ed oltreoceano, dove si arriva fino al 25%. Ma in che modo entrano gli immigrati in Italia? Il 15% arriva via terra, il 73% attraverso un visto turistico e permane dopo la sua scadenza, e solo il 12% arriva attraverso i barconi dall'Africa. Questo significa che i respingimenti di massa hanno solo un grosso impatto mediatico. Inoltre, la maggior parte degli immigrati che arrivano con i barconi provengono da paesi in guerra ed in base alle convenzioni internazionali avrebbero diritto ad asilo politico. Ma sono istruiti? Il 39,4% degli italiani ha conseguito un diploma di scuola media superiore, contro il 38,9% degli stranieri, mentre il 12,5% degli italiani ha una laurea, a dispetto del 10,2% degli stranieri. Possiamo quindi vedere che, al contrario di quello che si pensa, gli immigrati hanno un livello di istruzione molto simile a quello degli italiani. Guardiamo all'aspetto demografico. Gli immigrati sono in media più giovani degli italiani. L'80% degli stranieri ha meno di 45 anni, a fronte del 50% degli italiani, e il 20% degli stranieri ha meno di 15 anni. E non dimentichiamoci che nelle scuole elementari e medie il numero degli stranieri è quasi il 10%, con punte del 50% al nord. Essi saranno una parte importante degli italiani del futuro, e i bambini figli di immigrati contribuiranno all'Italia di domani. La loro integrazione è una delle sfide politiche più importanti del nostro paese, e la scuola avrà un ruolo cruciale in questo obiettivo di integrazione. Ma gli immigrati vengono a lavorare? Gli immigrati hanno tassi di occupazione molto alti, anche superiori a quelli degli stessi italiani, e pur essendo solo il 6,5% della popolazione, generano il 10% del PIL. Ma gli immigrati rubano il lavoro agli italiani? Studi della Banca d'Italia e dell'INPS sostengono che l'immigrazione non ha effetti negativi sull'occupazione e sui salari, anzi ha effetti positivi su alcune fasce di popolazione, come ad esempio gli italiani più istruiti e le donne. Infatti, se un'azienda ha bisogno di 10 operai e 5 ingegneri, l'arrivo di nuovi operai stranieri consente l'assunzione di nuovi ingegneri italiani. Inoltre, la disponibilità di donne immigrate che lavorano come badanti e collaboratrici domestiche permette alle donne italiane di lavorare, anziché assistere figli o genitori anziani. Mancano invece studi attendibili sugli effetti dell'immigrazione sui lavoratori poco qualificati, ed è possibile che in questo caso l'effetto sia parzialmente negativo. Tuttavia bisogna considerare che in molte parti del paese c'è un'effettiva domanda di manodopera non soddisfatta. Le imprese spesso non considerano intercambiabili immigrati e italiani, anche a parità di qualifica, e gli immigrati competono maggiormente con gli immigrati precedenti. Però la diffusione del mercato nero può rendere la competizione tra lavoratori italiani e stranieri più accesa. Per questo, portare gli immigrati fuori dalla zona d'ombra del mercato nero è una cosa che farebbe bene sia ai lavoratori italiani, perché renderebbe la competizione con gli immigrati meno dura, sia agli stessi immigrati, perché gli garantirebbe maggiori diritti, evitando odiosi casi di sfruttamento. Spesso si sente dire che gli immigrati sono un costo per lo Stato e che sarebbe meglio dare i servizi di welfare agli italiani invece che agli immigrati. Ma è vero? Se guardiamo i dati, gli immigrati sono una risorsa per lo Stato, che incassa il 4% delle tasse totali da stranieri, ma dedica a loro solo il 2,5% di quello che spende in sanità, scuola, pensioni, sussidi, eccetera. In particolare, oggigiorno gli immigrati contribuiscono alla spesa pensionistica per gli italiani, soprattutto vista la loro relativa giovane età ed i tassi di occupazione molto alti. Immigrazione e criminalità. Parliamone un po'. In Italia il 26% dei crimini sono commessi da stranieri. Sono tanti, perché gli immigrati sono solo il 6% della popolazione, ma sono responsabili di un quarto di tutti i crimini commessi. Ma non bisogna dimenticare che una parte dei crimini commessi da immigrati derivano semplicemente dall'essere immigrati irregolari di per sé,
senza aver arrecato danno a cose o persone. Inoltre, negli ultimi anni il tasso di criminalità fra gli immigrati si è più che dimezzato. Infine, se consideriamo le denunce subite da immigrati regolari ed italiani fra i 18 e i 44 anni, che è la fascia d'età in cui si concentrano l'80% dei reati, il tasso di criminalità di italiani e stranieri non sono molto differenti. Ma gli immigrati portano criminalità? In realtà, negli ultimi 15 anni, nonostante un forte aumento dell'immigrazione, il numero totale di crimini non ha avuto un incremento significativo. Come vediamo, nel 2007 si sono commessi lo stesso numero di crimini che nel 1991. Inoltre, un rapporto della Banca d'Italia attraverso studi econometrici dimostra che l'aumento del numero di immigrati non ha causato un aumento dei crimini. Chiaramente questo non significa che non ci sia alcun problema di criminalità legato all'immigrazione. Infatti gli alti tassi di criminalità sono un grosso problema di integrazione. Ma il punto è, agli italiani interessa che diminuiscano i reati in generale o i reati commessi da immigrati? Se quello che conta è diminuire la criminalità in generale, allora è necessaria un'azione incisiva sulle radici che favoriscono la criminalità in Italia. Un atteggiamento restrittivo o repressivo sull'arrivo di nuovi stranieri non sarebbe la risposta giusta. Tuttavia, nella nostra opinione pubblica, l'associazione tra immigrazione e criminalità è ben radicata. Ad esempio, un sondaggio ISPO mostra che il 57,4% degli italiani vede l'immigrazione come una fonte di delinquenza. Ma l'opinione che abbiamo su questo fenomeno è dettata in buona parte da episodi eclatanti e non da una conoscenza della situazione nel suo complesso. In questo contesto il ruolo dei media e dei telegiornali è cruciale. Nel grafico vediamo che quando le notizie di criminalità date dai telegiornali aumenta, la percezione del crimine passa dal 33% al 55%, senza che vi sia un aumento reale del numero dei reati. Conclusioni. L'immigrazione rappresenta una risorsa importante per l'Italia, che però va gestita, programmata e regolata adeguatamente. Per questo la gestione dell'immigrazione deve essere affrontata in maniera lungimirante, priva di ideologismi e tenendo conto dei dati oggettivi, favorendo l'integrazione degli stranieri in modo da esaltare gli effetti benefici dell'immigrazione e minimizzarne i costi. Massima finale. Prendiamo la pasta con il pomodoro. Classico piatto nazionale che afferma un'idea di italianità in tutto il mondo. Le radici di questo piatto in realtà sono tutt'altro che italiane. L'invenzione della pasta se la contendono arabi e cinesi e noi l'abbiamo soltanto fatta nostra venendo a contatto con queste civiltà. Il pomodoro non è una pianta originaria dell'Italia e neanche dell'Europa, ma è stato portato dalle Americhe. Spesso ci si oppone all'immigrazione in difesa delle nostre radici, ma le radici degli alberi sottoterra in realtà si biforcano fino a perdersi molto lontano dalla pianta, hanno percorsi quasi imprevedibili e portano a tanti punti differenti, anche molto remoti.